Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Lo so quello che state facendo, è straordinario e grandioso. Io continuo a ringraziarvi dal profondo della mia anima per tutto quello che mi state donando. È qualcosa di straordinario, per tutto quello che state dando alla vostra libertà di sentire, alla vostra libertà di sentire la verità. E quindi grazie. Il mio libro, il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, è ormai ovunque nel mondo. Grazie. Per chiunque lo desiderasse, mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. E sono sbalordita da quello che sta accadendo mentre leggete il libro. Perché io magari le cose le sento, però quando poi le vedi è meravigliosa la vita. Grazie. E quella tesi, il mio primo libro, è un racconto. E la nostra vita è un racconto. La nostra vita è quello che ci raccontiamo della nostra vita. E la nostra vita stessa può cambiare anche i racconti del passato. Man mano che cresciamo in consapevolezza, anche i nostri ricordi cambiano, perché la vita è un racconto, è una storia, è quello che tu ti racconti. E il processo, quello che vi esorto sempre a fare, è aprire il cuore, iniziare a sentire la libertà che viene dal cuore e vedere gli eventi anche a ritroso, che sono immagini della tua anima, no? Il passato è un'immagine. E vedere quegli eventi in un'altra luce, in un'altra forma. Questo significa ritirare le proiezioni, significa, è tutta una proiezione, no? Significa riscrivere la tua storia, a partire dal quello che la nostra mente chiama passato. Non esiste un tempo passato e futuro, tutto coesiste nell'attimo presente. È la nostra mente che crea l'illusione del tempo. Perché? Perché non possiamo sperimentare le emozioni che sono dei tutto una volta. Ed è come se quindi la mente, diluisse l'emozione dandoti l'illusione del tempo. E c'è una priorità emozionale, una priorità emotiva, ma non c'è priorità temporale. E quindi la mente è come se ci proteggesse, che poi anche troppo, come se fosse proprio una diga che filtra le emozioni, filtra le esperienze, così che a poco tu ne fai l'esperienza di quell'emozione. Ecco, la nostra vita è un racconto. Gli stessi sciamani nelle più antiche tradizioni, ma come i poeti stessi. Diciamo che nella tradizione occidentale, gli sciamani della tradizione occidentale sono sono i poeti greci, l'antica Grecia, Omero, per esempio, Ovidio nelle Metamorfosi. Ecco, quelli sono sciamani. Detta nei termini occidentali poeti. Che ruolo ha il poeta allo sciamano? Sono dei traghettatori, sono coloro che ti traghettano da una visione a un'altra visione, ti aiutano a cambiare prospettiva e quindi a risolvere delle cose. Come diceva Jamie Silman, il padre della psicologia archetipica, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito, cioè un Dio, e si riscatta, cioè si libera, quando vede
il mito o il Dio che sta mettendo in scena sulla vita vivendo. E quindi tutti noi mettiamo sulla scena un Dio, una narrazione, un mito. I miti sono narrazione. E quando noi iniziamo a vedere che tipo di deità o di miti stiamo mettendo in scena, noi iniziamo a liberarci, a fare l'esperienza consapevole di quello che abbiamo messo in scena fino a quel momento e cambiamo le cose. Ecco, lo sciamano come il poeta ci serve proprio a fare questo viaggio da una dimensione dove ci sentiamo vittime delle nostre esperienze, dei nostri miti, a un'altra dimensione dove iniziamo a vederci maghi creatori. E quindi le storie guariscono, le storie illuminano, il mito guarisce, la storia, il mito, la stessa cosa guarisce. E così mentre guariamo, mentre vediamo i nostri miti che abbiamo messo in scena fino a quel momento, iniziamo a co-creare con gli dei. Prima di tutto il passaggio è non essere più vittime, e poi la seconda parte è la co-creazione, cioè il mago. Ecco, oggi voglio proprio raccontarvi una storia sciamanica, una storia bellissima. Mi sono commossa tantissimo, una storia bellissima, e proprio in virtù del fatto che le storie guariscono, perché traghettano da una mente duale, razionale, a una mente creativa, poetica, sovramente, o come vi ho raccontato nel libro Il risveglio della coscienza, il manas superiore. Questa storia me l'ha raccontata la nostra sorella, che è appena tornata da un viaggio in Marocco, e mi ha scritto una mail di straordinario potere sciamanico. Straordinario potere sciamanico. E ve la voglio leggere, voglio raccontarvi questa storia dove il protagonista è la nostra sorella e anche un uomo di nome Aziz che ha veramente incarnato il mito di Perseo, ossia è riuscito a realizzare un sogno impossibile grazie alla sua perseveranza e al suo coraggio. Il sogno di vivere 4.000 vite in una sola e così spostare la sua mente da razionale a mente creativa, dove quest'uomo ha vissuto 4.000 vite e la nostra sorella si trovava lì e l'ha ispirata quest'uomo. Vi voglio leggere questa mail, una grande storia sciamanica. Allora, eccola, un attimo perché ho fatto gli screenshot. Aspettate un attimo. Ok. Allora, la nostra sorella dice: ciao Franci, anche io sarei molto interessata al tuo libro. Ho visto oggi il tuo ultimo messaggio al collettivo del 29 agosto. Zitti, zitti. Adesso sono guai. Lo ricordate quel messaggio? È stato proprio una canalizzazione potentissima. Per chi non l'ha visto, ragazze mie, soprattutto per le ragazze nuove iscritte, invito a guardare quello messaggio lì. Zitti tutti. Adesso sono guai. Messaggio al collettivo, va bene? È un potentissimo messaggio di ispirazione sulla prosperità. E oggi qua parliamo proprio di prosperità. Allora, dopo essere rientrata oggi da un meraviglioso viaggio in Marocco in moto, uno dei miei soliti dove cerco e trovo nutrimento all'anima, perdendomi nel mondo, unendomi ad usi, costumi, odori, suoni, sapori. Insomma, dove divento donna del e nel mondo, che è ciò che mi fa sentire prospera. Il tuo video, che non è arrivato a caso adesso, mi ha commossa perché ciò che racconti sulle tue personali esperienze sono reali e vissute anche da altre anime evolute, magari inconsapevolmente, ma anime di luce
come Aziz. E volevo condividere con te e il canale questa storia, se vorrai. Durante il viaggio in Marocco, mentre transitavo da Marrakech, casualmente, tra virgolette, mi imbatto in un articolo su questo tale Aziz di Rabat. Meta che sin dalla partenza sentivo dentro di voler fare, ma che poi per motivi di tempo e soldi mi ero ormai vista di eliminare. Aziz è un libraio di Rabat, il cui unico sogno era quello di studiare. Sogno che per motivi economici non ha mai potuto realizzare per anni. Poi un giorno non solo ha manifestato, ma ha co-creato lo spettacolo della sua vita. Non andando a studiare all'università, ma aprendo la sua microscopica libreria. Un loculo completamente ammassato di libri che ogni giorno all'apertura deve riversare in strada, altrimenti non ha nemmeno posto per sedersi. La sua storia è ormai famosa e per i dettagli basta cercare sul web. Tant'è che nemmeno io lo conoscevo, sono andata a leggere la sua storia. Adesso, finito la mail della nostra sorella, ve la leggo. Sentivo che dovevo andare là, cambiando i programmi in itinere e facendo bastare il budget. Arrivata, una volta di fronte a lui, gli ho chiesto se potevo fargli una foto e che ero venuta a conoscerlo perché avevo letto della sua storia. Lui, con calma, finisce il paragrafo che stava leggendo. Sentite che eleganza. Niente lo può turbare a quest'uomo. Finisce il paragrafo che stavo leggendo e poi risponde. Mai soui. Io il francese non lo so leggere, ragazze mie, scusatemi, non so che vuol dire. Sicuramente sarà una parola sentitissima e ascoltatina, ma io non lo so. È questa qua, mais oui. Sicuramente mo ce l'ho sulla punta della lingua, state già ridendo, lo so. Vabbè, Messier forse, no? Vabbè, insomma, era esattamente nella posizione vista nelle famose foto del web, come se lì, da lui, il tempo si fosse fermato. Gli ho detto che ero lì perché sentivo che dovevo comprare un libro da lui. Gli ho chiesto se ne avesse uno in italiano, a montagne di libri degli argomenti più disparati in non so quante lingue. Lui, senza nemmeno alzarsi, senza esitazione alcuna, alzò il braccio e con fare sicuro estrae un libro, che era girato dalla parte delle pagine, quindi non vedeva il titolo. Da una pila gigantesca alla sua destra e mi porge il libro. Ha estratto Il Grande Gatsby. Lo conosco, ma non l'avevo mai letto. Chiedo quanto costa e lui dice un'altra parola in francese, un'altra frase in francese ed io, sì, sono venuta per quel libro. Quanto costa? Lui, 4 euro. Gliene ho lasciati 10. Poi lo saluto e gli faccio la domanda per cui ero andata lì. Ma tu leggi tutto il giorno? E lui, sì, tutto il giorno. E io, perché? E lui, parce que me lira e non lo so leggere il francese, ragazze. Quindi non so che cosa ha detto, però dice, continua. Ah, ecco, e continua, a me basta un cuscino su cui sedermi e un libro da leggere. Non ho bisogno di altro. Sono ancora commossa solo a pensarci. Cioè, capite? C'è una bellezza in tutto questo, commovente. Non so che messaggio ci sia per me in quel libro usato. La particolarità di quella libreria è che tutti i libri sono usati, perché anche se ne comprasse uno nuovo, prima di venderlo, lo legge lui. Meraviglioso. Ma so per certo che deve dirmi qualcosa. Io ancora non so come creare la mia prosperità, ma so per certo che il tuo video sul portale 888, il video che ho fatto sull'888, e quello sulla prosperità del 29 agosto, il fatto che vedo 888 da circa 2 mesi, prima del tuo video sul portale, che quando ho visto mi ha fatto venire un brivido lungo la schiena, e poi Aziz, vogliono dirmi qualcosa. So che si sta smuovendo qualcosa, sono anche letteralmente tempestata dal 555 e che devo apprendere qualcosa.
So che l'universo è lì che mi sta guidando verso la prosperità, come la tua o quella di Aziz, e la sto manifestando e prima o poi la integrerò e la creerò. Volevo condividere con te il canale questa esperienza perché sono quelle, come quella di aver inciampato sul tuo canale un anno fa, che illuminano il cammino e danno nutrimento all'anima. Grazie Francesca per la tua luce. Meravigliosa, meravigliosa. Non sai, sorella mia, quanto mi sono commossa mentre leggevo, l'ho riletta la tua mail e c'è una poesia straordinaria. E tant'è che gli ho risposto, ma tu, ti faccio una domanda, sei sicura di non averla trovata quella prosperità? E lei mi ha risposto, no, certamente la persona fuori, in questo caso io, posso vedere quello che noi stessi non vediamo di noi, no? Ma la nostra sorella ha una nobiltà d'anima, una prosperità straordinaria come ce l'abbiamo tutti e le sue parole trasudano di bellezza. E quindi il suo, come quello di tutti noi, è un viaggio non alla scoperta di quella bellezza che è già insita, ma a togliere i veli dell'illusione che ci separano dal vederla. Perché, come diceva anche il Buddha, gli insegnamenti buddisti, tu sei già il Buddha e il Buddha, cioè il Cristo è già dentro di te. Cristo diremmo noi occidentali, gli orientali il Buddha. E sei già l'illuminato, va bene, che scende sulla terra. La sfida dove sta? Togliere i veli che ti separano dal vederla. Questi veli cosa sono? Le credenze sbagliate sulle nostre fragilità, le credenze sbagliate su ciò che non va bene di noi. Ecco, quello è il processo di togliere veli e guardare il sé autentico, magnifico. E questa storia è una storia sciamanica. Quest'uomo, Aziz, ha trovato l'elisir. Nella storia che adesso ve la leggo, vi leggo la storia di Aziz, che in parte l'ha già descritta la nostra sorella, però ve la leggo. Allora, Mohamed Aziz, il libraio di Rabat più fotografato del mondo. Vendere libri in un paese che non sa leggere è un atto d'amore verso la propria città e per la letteratura. Nel cuore della Medina di Rabat, un uomo di nome Mohamed passa i giorni e la vita intrappolato nei libri e divorando le storie che ne germogliano. Dice che gli bastano 2 cuscini e un libro per essere felice. Racconta che ha letto più di 4.000 libri e che per questo ha vissuto più di 4.000 vite. Quando gli chiedono quanti libri ha nel suo negozio, risponde: non abbastanza. Cioè, il racconto, in questo caso il racconto che può farti un libro, è un atto sciamanico, perché ti sposta la mente dalla mente duale razionale, limitata, alla mente poetica e creativa, dove quest'uomo in 4.000 libri, lui ha vissuto 4.000 vite, la sua vita è piena. Vi spiego? È una prosperità illimitata, quella che sente Aziz. Quando ti racconti una storia diversa, tutto cambia. E quest'uomo ha il mito di Perseo perfettamente integrato. Ha avuto il coraggio, adesso vi racconto la storia e di come non ha potuto studiare per mancanza di denaro e quindi poi si è aperto la libreria. Perché ha cambiato mente in una cultura magari così povera. Allora si poteva scegliere se continuare a rimanere vittime di quella cultura, di quelle credenze, oppure fare il salto. Lui è uno sciamano, ha fatto il salto. Vi racconto. Mohamed ha la sua libreria aperta dal 1967 e lavora 12 ore al giorno. Inizia con una passeggiata nei quartieri di Rabat alla ricerca di nuovi libri e poi dedica 8 ore al giorno alla lettura. Si ferma solo per mangiare, pregare,
fumare e servire i clienti. Aziz iniziò la sua carriera di libraio nel 1963, sotto l'ombra di un albero con un tappeto e 9 libri. Sentite che poesia! Aziz, rimasto orfano all'età di 6 anni, ha cercato di pescare per realizzare il sogno di diplomarsi alle superiori. A 15 anni ha dovuto lasciare gli studi perché non poteva accedere ai libri di testo troppo costosi per la sua famiglia. Frustrato e senza soldi, decise anni dopo di aprire una libreria. Ora è in prima linea da più di mezzo secolo, che è anche il suo business. Dopo più di 43 anni, nello stesso posto, è il libraio più longevo della Medina, città vecchia di Rabat. Vederlo leggere accanto alla cornice della porta della sua libreria è una pietra miliare di Mohammed Avenue che attraversa il cuore del luogo. Allora, lui è Aziz. Comunque vi ho messo, sicuramente la metterò durante il montaggio del video, la sua foto qua accanto, ok? E quest'uomo non si è... Cosa ci insegna questa storia? È un'impresa impossibile. Un'impresa impossibile se ci pensiamo, no? Impossibile in che senso? Come Perseo, che doveva fare un'impresa impossibile, quella di tagliare la testa a Medusa. Era impossibile. Chiunque ci avesse provato sarebbe stato pietrificato. Perseo ha il coraggio di scendere nel regno di Ade per trovare gli strumenti per uccidere Medusa. Per tagliare la testa a Medusa non è mai una morte, la morte è sempre una trasformazione. È un passaggio di stato, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 4, Magia Pratica 5. Ha il coraggio di morire al senso limitato dell'io. Quindi Aziz ha avuto il coraggio di morire al senso limitato delle sue credenze. Vivo in un paese, in una situazione povera, quindi posso scegliere di essere vittima delle mie credenze oppure fare il salto. Ecco, grazie al coraggio che Aziz ha avuto, i suoi strumenti di potere sono stati proprio l'amore che l'ha mosso, l'amore per qualcosa, l'amore per la conoscenza. Perseo viene mosso nel compiere un'impresa impossibile per amore della madre, che a livello archetipico possiamo anche tradurla nell'amore per la grande madre, che è la tua anima. Perseo, affinché liberassero la madre, deve portare al re che la teneva prigioniera, non mi ricordo il nome del re, la testa di Medusa. Gli chiede in cambio la testa di Medusa. Sapeva che non ci sarebbe riuscito, il re credeva che non ci sarebbe riuscito, invece lui ci è riuscito. Perseo è mosso dall'amore per la madre, che ripeto, a livello simbolico archetipico, è l'amore per la tua anima, è l'amore per la missione, è l'amore per la tua natura selvaggia. Soltanto l'amore può farti compiere imprese impossibili. Aziz è un esempio di come l'amore per la conoscenza gli ha fatto compiere un'impresa impossibile, trasformando la sua vita in 4.000 vite piene di entusiasmo, di passione, di avventure. E nei video che ha menzionato la nostra sorella, quelli che ho fatto dell'888, il video Zitti Tutti, e vi ho esposto come vi ho portato l'esempio della mia prosperità, della prosperità in cui vivo adesso, grazie all'amore che provo per il servizio. L'amore che provo per il servizio ha riempito tutte le brocche della mia prosperità. È una prosperità, come vi ho detto in quei video, che ha a che fare con l'abbondanza di idee, prosperità di salute,
prosperità di affetti, prosperità materiale. Sono quattro pilastri per me in equilibrio in questo momento della mia vita. Però riflettendoci su, andando a ritroso, anche quando, come vi ho raccontato in quei video, non avevo il denaro sufficiente, o meglio, non avevo, secondo la mente razionale, adesso lo diremo così, no? Che abbiamo i nuovi codici, non avevo il denaro sufficiente, magari potevo stare con 200 euro, 100 euro al mese, e manco quella a volte. E però mi sentivo qualcosa di prospero all'interno. Cioè comunque c'era una fede in me che qualsiasi cosa io avessi avuto bisogno ce l'avevo, ed era sempre così. Allora quella fede profonda in quella cosa mi ha ripagato, al giorno d'oggi, poi aprendo anche il canale, di una prosperità completa. Ma soprattutto quello che posso dirvi, come ve l'ho detto già in quei video, io per me stessa non ho più alcun desiderio. I miei desideri non sono più desideri contemplabili da una mente razionale. Perché io, realizzando da quando mi sveglio a quando vado a dormire il mio compito quotidiano, come ho detto anche a mio padre e mia madre l'altra sera, io sono piena, realizzata e felice, e per me può anche finire qui. Quindi ogni giorno per me può anche finire qui. E non vedo l'ora di continuare. È la stessa cosa, mi spiego. Non ho desideri personali, ma ciò non vuol dire che siano sbagliati i desideri personali, perché il viaggio, grazie ai desideri personali, che mi ha portato qui. Quando esiste qualcosa nel nostro immaginario, ha sempre una grande valenza, perché non la crei tu. La creazione avviene dall'anima, e quindi prendere il meglio dalla creazione che arriva dalla tua anima, sia in termini di immaginazione, sia in termini di fatti concreti che vedi, che sono poi sempre immagini della tua anima. Quindi ogni giorno è un momento presente, e il vivere nel momento presente con il servizio. Ecco, la chiave io credo che sia proprio questa, il darsi. Quando tu ti dai alla tua anima, alle tue immagini, alla tua missione, che include tutto la tua missione, non è la missione in termini professionali, no? Abbiamo capito che la missione ha a che fare con il tuo daimon, con ciò che vivi quotidianamente, comprensivo anche del servizio che svolgerai nel lavoro pratico. E, ecco, offrire se stessi nei propri talenti, nelle proprie capacità, in quello che sai fare, ma soprattutto avere lo scopo cambia tutto. Lo scopo cambia la qualità dell'esperienza. Lo scopo può rendere l'esperienza piena o vuota. Lo scopo dipende dal livello di coscienza in cui ci si trova. Quindi ripeto, lo scopo può rendere l'esperienza piena o vuota. Il mio scopo è servizio, è il servizio. E quindi anche quando sono lì che prendo una centrifuga in riva al mare, io sono al servizio. E per molti quella centrifuga arriva al mare, diciamo per la maggior parte delle persone che vivono all'interno di un sistema di credenze corrotto, non è paragonabile a una non lo so, a un giorno alle Seychelles, non lo so ragazzi,
A un giorno, cioè mi spiego, no? Faccio questi paragoni, limite per farvi capire. Ehm, Quando sei in questo stato, allora puoi vivere anche, vivi tutto con con lo stesso entusiasmo e gratitudine. Quindi da un semplice piccolo bar di periferia di una città in cui ti senti nell'assoluto, ti senti nella prosperità sociale, scusami, nella prosperità totale. Ah, il bar super luxury che si trova alle Seychelles, o che ne so, non lo so ragazzi, Miami, non lo so, vi dico questi nomi per questi paragoni perché fanno parte del luogo comune, mi spiego? Quindi chi è in questo stato di coscienza o sta nel piccolo bar di un paese del sud Italia, per fare i miei esempi, o sta al luxury hotel delle Seychelles, è uguale. E vi dico questo perché ho sperimentato quel luxury per tanto tempo della mia vita. Ho avuto delle esperienze straordinarie, parte delle esperienze ve l'ho descritte nel mio libro Il risveglio della coscienza, ma ci sono esperienze importanti di impatto anche sociale che vi racconterò col tempo. E quindi ho visto le due polarità, ho fatto esperienza di entrambe le polarità e oggi mi faccio portavoce di un messaggio di libertà dal concetto, dal giudizio e soprattutto io credo che il segreto stia proprio qui, nello scopo. Lo scopo dà la differenza dalla qualità dell'esperienza. Tu sei qui per offrire te stessa o te stesso alla tua anima. La tua anima è una pluralità di spiriti, una coralità di cose. Quindi o lo fai nel piccolo bar o lo fai nel luxury, quando lo scopo è quello, allora tu prenderai il meglio da ogni esperienza. Non c'è giudizio. E, e tutto questo è straordinario. Ecco, queste storie ci traghettano in luoghi straordinari e noi possiamo veramente scegliere perché abbiamo questa scelta. Ci hanno dato questo libero arbitrio. Questo libero arbitrio e tu lo devi usare, lo puoi usare in qualsiasi momento. Il libero arbitrio di scegliere come approcciarti agli eventi che la tua anima ha messo sulla scena per te. Allora, il nostro mago e sciamano Aziz ha deciso di approcciare all'evento che la sua mente razionale avrebbe definito povertà come mago. Ha scelto di approcciarsi in modo diverso dal luogo comune, regnando oggi nella sua prosperità. La prosperità è diversa per ognuna di noi, o meglio, la prosperità è una sola, è la pienezza animica. Tale pienezza animica poi si manifesta nella realtà fenomenica in diverse forme, no? Siamo esseri unici e irripetibili, ragion per cui ognuno è questa la bellezza è nella diversità, non è nell'omologazione. Il diverso è bello perché è unico. E allora scegliersi di raccontare una storia diversa cambia anche la qualità del tuo passato. Il passato di Aziz è un passato sciamanico, degno di uno sciamano. È del mito di Perseo. Perseo è uno sciamano, fa il viaggio negli inferi, nel regno ctonio sotterraneo. Chi è lo sciamano? Colui che viaggia tra i mondi, tra il regno sotterraneo e il regno di sopra, regno di sopra, regno di sotto. E quindi
per diventare gli sciamani del nostro tempo, allora ribelliamoci alla storia che ci hanno raccontato. Facciamo appello alla nostra mente creativa, facciamo appello al Dio Pan e riscriviamo una nuova storia, riscrivendo così anche il nostro passato. E come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 5, in questo momento storico stiamo assistendo alla necessità di vivere con consapevolezza le vecchie emozioni che ci ritornano di vita in vita, perché siamo legati, pietrificati alle emozioni della prima infanzia, e questo lo siamo già da altre vite. E quindi questo momento storico ci mette davanti per forza le grandi emozioni, la paura della morte, del rifiuto, abbandono, affinché noi possiamo spaccare la pietrificazione dell'ego e poter accedere e iniziare a sperimentare nuove emozioni. È come se un po' togliessi l'attacco dalla dea dell'abbandono, la mettessi alla dea della gratitudine, mi spiego? Però prima di fare questo passaggio devi vivere la potenza del sentire dell'abbandono per spaccare la pietrificazione delle gabbie mentali e poter piano piano iniziare a sperimentare anche la dea della gratitudine, chiamiamola come vogliamo, o la dea della bellezza, la dea... e quindi soltanto iniziando ad accogliere tutte queste grandi emozioni con grande gratitudine, non vedendole più, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 5, emozioni negative o pensieri negativi in tal senso, vedendo il dolore una benedizione, è lì che avviene il viaggio iniziatico, il salto quantico. Ed è lì che possiamo iniziare ad avere anche dei desideri che si conformeranno sempre di più alla vera volontà dell'anima. E quindi inizierai a voler sperimentare nuove emozioni e la tua intuizione ti manderà anche come poter sperimentare quelle nuove intuizioni. Scusami, quelle nuove emozioni. Quindi vorrai sperimentare nuove emozioni, non più l'abbandono, la tristezza, eccetera. Allora la tua anima ti metterà davanti nuovi eventi che ti permetteranno di sperimentare quelle emozioni nuove che vuoi sperimentare. Ma siccome quelle emozioni nuove che vuoi sperimentare hanno necessità di avere spazio all'interno, e quando siamo pietrificati alle vecchie emozioni non abbiamo spazio, non siamo un contenitore vuoto, come vi dico sempre, dal vuoto al tutto, dobbiamo fare vuoto per riempire. Ed è come se fosse un contenitore pietrificato il nostro, la maggior parte dell'umanità adesso, perché non vuole sentire le emozioni. Allora questo è il passaggio storico in cui dobbiamo dispietrificarci dalle vecchie ferite, sentendo l'emozione come un Dio, non vedendo l'ora che arrivi una bella dolce tristezza, una bella dolce malinconia. Dove sta la differenza? Viverle totalmente con consapevolezza, perché sei nel viaggio iniziatico, non sei più nella vittima, sei già il mago che stai creando, accogliendo il Dio. Quindi, ragazze mie, ragazzi, è stato meraviglioso questo viaggio sciamanico oggi insieme. Io metterò adesso, tu stai riprendendo, io parlo, sì. Metterò adesso una carta sciamanica proprio per vedere qual è la ciliegina sulla torta. Allora, cosa ci dice oggi l'oracolo dello sciamano per il messaggio straordinario, per il viaggio che abbiamo fatto oggi? Vediamo. Cosa ci dice lo sciamano che vive in noi, nella nostra meravigliosa comunità e famiglia? Qual è il messaggio ultimo? Il bastone, la bacchetta magica, wow, il bastone. Il bastone e la bacchetta magica. Hai in mano il potere. Hai in mano il potere. E allora il potere
Il vero potere è il potere spirituale. E il cammino spirituale è un cammino controcorrente. Il cammino spirituale è un empirismo radicale. Devi vivere ogni cosa per dire qualcosa, devi viverla tutta prima quella cosa, devi fare esperienza di quella cosa. E allora il vero potere è il potere spirituale. Potere spirituale significa co-creare con la propria anima. Questo è il bastone della realizzazione del capolavoro della tua vita. La co-creazione con la tua anima è il bastone, è la bacchetta magica che permette la creazione del tuo capolavoro di vita. Wow, ragazze mie, io mi stavo commuovendo di nuovo, non... preferisco... Concludiamo qui, bellissimo, bellissimo, grandioso, grandioso. E dal profondo della mia anima, dal profondo del mio cuore, io vi sento tutte e tutti. Ogni giorno siamo connesse in un modo straordinario. Stiamo portando una luce al collettivo ineguagliabile, fatta di bellezza, leggerezza, gioco, passione ardente e animata dall'amore, che è la sola cosa che ci fa muovere. Io vi dico grazie e non so, io mi commuovo ogni volta. Le mail che sto continuando a ricevere sono decine e decine e decine e mi rendo conto di quello che abbiamo creato. La mia parte cosciente se ne rende conto. Grazie, 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 grazie. Basta ragazzine, perché sennò qua oggi non faccio nient'altro. Noi ci sentiamo alla prossima. Vi auguro di essere gli sciamani più potenti che la terra abbia mai visto. Vi bacio a tutte e tutti e come sempre che tutti gli dei vi benedicano ora e per sempre. Grazie a tutti. Mua.